Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Morsettiere di distribuzione marca Contact Italia, anche queste fornite dall'azienda M2, le trovate sul sito voltaire.it, vi metto comunque tutti quanti i link in descrizione. Ma adesso andiamo a vedere come si fa questa installazione. E buona vigilia di Natale. Ecco il video sulle morsettiere di distribuzione. Questo è più che altro un video per farvi vedere come si fa questo tipo di collegamento. Io già mi sono predisposto il quadro, qui c'è un magnetotermico C40 che mi fa da generale, una spia LED, questa mi servirà perché poi utilizzerò questo quadro per delle piccole dimostrazioni e quindi questa mi serve per sapere se c'è tensione nel quadro. Chiaramente hanno l'aggancio per la guida DIN e vanno praticamente inserite in questo modo. Morsettiere bipolari, quindi sono fatte appunto per collegare fase e neutro. Possiamo andare a collegare la fase e il neutro indipendentemente sopra e sotto. I fili praticamente vanno inseriti in questo caso dal basso, che arriva tensione al nostro generale. Dal generale si arriva alla morsettiera di distribuzione e dalla morsettiera di distribuzione si vanno a fare i collegamenti su tutti quanti i nostri interruttori. In realtà non è che ci sia una normativa che imponga di utilizzare una barra di distribuzione oppure i pettini oppure i ponticelli, dipende da quello che decide l'installatore. Molti li adorano per una questione di ordine del quadro, altri li detestano perché comunque utilizzando una barra di distribuzione vengono a crearsi molte diramazioni di fili che si possono evitare per esempio utilizzando i pettini. Quello che sicuramente si evita con una morsettiera di distribuzione è il fatto di andare a caricare sulla parte superiore degli interruttori il carico e il calore del passaggio. Comunque questo carico andrà a sommarsi a questo carico che andrà a sommarsi a questo carico, quindi se ci sono più richieste di energia elettrica in contemporanea questa parte chiaramente va a scaldarsi. In questo modo questo non succede perché ogni linea è indipendente. Per il montaggio di questo quadro io andrò a utilizzare questo bellissimo kit messo a disposizione dalla WIA, è un kit dinamometrico per elettricisti. Io ho la possibilità di andare a fare un serraggio secondo le specifiche dell'azienda costruttrice. Le istruzioni di ogni interruttore contengono anche la corretta coppia di serraggio. Potete andare a scegliere la coppia di serraggio corretta e quando andate praticamente ad avvitare il morsetto sentite un rumore di questo genere. Questo vi dice che avete stretto il morsetto con la coppia di serraggio che è stata indicata dal costruttore del vostro interruttore. Allora, nello specifico questo è un magnetotermico 1P+N, quindi ha l'indicazione, vedete, del neutro a destra. Questi differenziali, per esempio, vedete, non hanno la indicazione del neutro perché sono 2P. Allora, per il collegamento io mi sono già preparato le cordine con i puntalini capicorda perché con questo tipo di morsettiera di distribuzione il puntalino capicorda è indispensabile dato il fatto che la tipologia della pressione avviene attraverso la vite pura. Qui abbiamo una cordina da 6 mm quadri, cordina da 1,5 mm che sono praticamente unite da un capicorda 4x2. Andiamo a fare il collegamento dalla parte sottostante del magnetotermico e andiamo a portare tensione alla morsettiera di distribuzione. Quindi vado a collegare il puntalino capicorda 4x2 e vado a stringere il morsetto. Vado a fare la stessa cosa col collegamento del neutro. Anche questo l'ho già preparato con il doppio collegamento col puntalino capicorda 4x2. A questo punto mi vado a collegare il neutro nella spia LED e la stessa cosa vado a fare con la fase sempre della spia LED, quindi me la passo sotto la barra DIN e qui vado ad effettuare il collegamento della spia nella parte della fase. Adesso devo portarmi la tensione alla morsettiera di distribuzione, quindi posso scegliere fase e neutro indipendentemente, non fa molta differenza. Il collegamento praticamente va fatto dalla parte sottostante inserendo nella parte iniziale di questa morsettiera l'alimentazione. Inizio a inserire il neutro. Il neutro lo metto nel morsetto più basso. Stessa cosa vado a fare con la fase. La fase invece in questa morsettiera più alta, sempre nel primo. Adesso il collegamento alla morsettiera di distribuzione è terminato. Ora devo fare i collegamenti fra i
vari interruttori e la morsettiera di distribuzione. I fili devono essere il più possibile corti, devono essere il più possibile diretti verso gli interruttori, quindi senza inutili giri. Questo posizionamento in questo punto è solo a scopo di esempio per far vedere il collegamento. Ora qui sto usando la Knipex, questa è la Next Strip, vi metto anche di questo il link in descrizione. Peccato aver fatto questo video adesso, perché sarebbe stato un ottimo regalo di Natale per un elettricista. Per la crimpatura usiamo invece questa pinza della Knipex. Ho già fatto la recensione, vi metto in alto a destra il link se volete andarvela a vedere, è uno spettacolo. Vi metto chiaramente tutti i link in descrizione. Ora qui abbiamo la comodità di avere la morsettiera praticamente sopra agli interruttori. Io metterò 3 differenziali puri, però la morsettiera potrebbe essere in qualsiasi posto del quadro. L'importante è evitare i giri inutili di fili che possono diciamo portare soltanto a surriscaldamenti. Allora, ho già preparato tutti quanti i neutri, molto semplice, che sono esattamente a misura tra questa barra e l'ingresso dei morsetti di questo differenziale puro. Per la fase inserisco il puntalino nel morsetto e poi vado a prendermi la misura che mi occorre, questa, e me la vado a riportare, faccio un segno e poi li faccio praticamente tutti uguali. Quindi ora noi abbiamo praticamente 2 cordine di lunghezze diverse. Quindi una volta che ci siamo fatti tutti quanti gli spezzoni a misura, ce li andiamo a montare direttamente sugli interruttori. Quando si utilizzano questo tipo di diciamo morsettiere di distribuzione, di utilizzare sempre i fori compatibili, non utilizzare con un puntalino da 6 per esempio il foro da 25, perché è completamente incompatibile. Adesso andiamo a controllare che tutti i morsetti siano stretti adeguatamente. E ora possiamo mettere il coperchio. Ecco, quindi l'installazione è terminata. Ora chiaramente poi bisogna procedere con i collegamenti dalla parte a valle di questi differenziali puri. Andiamo comunque a fare subito un test per vedere se tutto è andato bene. Ho portato tensione nella parte alta del mio magnetotermico, questo è il magnetotermico usato come generale. Adesso la tensione non è attiva perché la leva è giù, andiamo a dare tensione e vediamo che succede. Come vedete la spia si è accesa, la tensione dovrebbe essere arrivata alla morsettiera di distribuzione e aver portato in modo indipendente tensione alla parte alta di questi differenziali puri. Ora andiamo a fare le misurazioni con, questo è un tester della Kaiwets, il KM601S, ho fatto una recensione qualche mese fa, ve la metto in alto a destra, se vi interessa andatevela a vedere. Comunque io ho già selezionato corrente alternata, andiamo a fare il test e vediamo che cosa succede. Allora, ecco, 232 volt, 232 volt, 232 volt. Togliamo chiaramente tensione, mi raccomando non imitatevi, questo è solo a scopo illustrativo per farvi vedere questo terzo metodo di collegamento all'interno del quadro elettrico. Può essere utile magari agli elettricisti che non hanno mai utilizzato un prodotto di questo genere e da oggi in poi potrebbero prenderlo in considerazione. Abbiamo visto come si porta tensione attraverso una morsettiera di distribuzione ai vari elementi del quadro. Ci vediamo la settimana prossima con l'ultimo video dell'anno, un saluto a tutti!